Ciao a tutti amici dell'Aquario, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami Acquario, tendenze energetiche affettive per la prima parte di luglio 2023. Wow! Ruota della fortuna, amici dell'Aquario, carta numero 10, carta di compimento, chiusura cicli e inizio nuovi cicli. Quando c'è la ruota della fortuna si parla anche di destino, quindi per qualcuno potrebbe proprio essere un nuovo ciclo karmico che potrebbe sia finire che iniziare, diciamo così che poi quando ci sono questi passaggi non è mai dall'oggi al domani, no? Ci vuole sempre il suo tempo. È una carta comunque molto fortunata, parla di cambiamenti veloci, parla di cambiamenti fortunati, di aiuti inaspettati, anche eventualmente di soldi che arrivano inaspettatamente, potrebbero essere delle vincite o magari delle eredità. Andiamo a vedere nello specifico di che cosa si tratta con i tarocchi. Io intanto come sempre vi ricordo che le letture sono generiche, sono fatte per un collettivo, è facile che non risuoni tutto. Se non risuona nulla o se per caso volete completare il vostro messaggio vi consiglio di ascoltare Ascendente, Segno Lunare e Venere, e per capire come unire questi tre oroscopi ho pubblicato una guida di cui trovate il link sotto nella descrizione. Sempre nella descrizione trovate anche il mio indirizzo email e altri link a video che potrebbero esservi utili o che potrebbero interessarvi. Ragazzi, partiamo con un 7 di spade. Abbiamo la carta della giustizia, un 4 di spade, la carta del mondo, 8 di coppe, 9 di spade e fante di pentacoli. Interessante. Ragazzi, devo dire che qui con il 7 di spade potrebbero venire a galla delle questioni, magari delle bugie, magari... è interessante, vi faccio vedere come viene rappresentato in questo mazzo. È molto bello, è come se, diciamo, la persona, il personaggio, fosse attirato dall'eccentricità, ok? Perché vediamo che la persona che sta abbracciando è una persona molto semplice, non ha gioielli, insomma, ed è vestita con abiti umili. E invece in questa è la ricchezza che attira, il fatto che questa donna è sofisticata. È un po' come se mi ricordasse gli specchietti per le allodole, no? La falsità delle cose che attirano. Diciamo che l'interpretazione classica è di qualche proiezione o bugia che potrebbe venire a galla all'inizio di luglio. Abbiamo anche la carta della giustizia, anche la giustizia fa riferimento alla giustizia divina, come la ruota della fortuna fa riferimento al destino, è come se ci fosse una sorta di disegno un po' più grande intorno a voi in questo momento. Tenete presente che quando c'è la carta della giustizia si parla di tagliare qualche cosa per rimettere in equilibrio i piatti della bilancia. E poi qui, avendo questo 4 di spade, un po' come se fosse un invito a prendervi un tempo. Normalmente il 4 di spade è una carta che indica il bisogno di un riposo, sia fisico, ma anche psico-emotivo. E per qualcuno potrebbe essere interessante iniziare qualche corso di gruppo, potrebbe anche essere qualche corso individuale, qualche corso online, però è importante che riusciate a prendervi un momento per voi stessi nella prima parte di luglio per rigenerarvi, per ricaricare le pile. Abbiamo poi anche la carta del matto, che anche questa è rappresentata con un cerchio, come la ruota della fortuna un po', perché indica appunto i nuovi inizi in questo caso. Fate attenzione in questo periodo, quello che vi posso dire,
all'impulsività, mi verrebbe da dire, o all'ingenuità. E poi queste tre carte le andiamo a vedere direttamente con i mini tarocchi. Ripartiamo dal 7 di spade, andiamo a vedere di che cosa si tratta. Abbiamo un 7 di bastoni, un 10 di pentacoli e un 9 di pentacoli. C'è qualcosa che ha a che vedere con una situazione familiare, una situazione economica. Scusate. Può anche essere che queste bugie, queste mezze verità vengano dette per difendere una situazione familiare, per difendere magari un'azienda familiare con queste due carte. E per qualcuno si tratta di proiezioni che ci si dice per appunto difendere tutto quello che si è creato fino ad adesso. Succede quando, vi faccio un'ipotesi, qualcuno nega l'evidenza dei fatti, nega che magari la partner o il partner non abbia più interesse all'interno della relazione, ma per tenere insieme magari la famiglia piuttosto che l'immagine che si ha nella società, piuttosto che appunto magari un'azienda, si fa finta che tutto vada bene. Anche il far finta di niente è un raccontarsi bugie. Andiamo a vedere la giustizia. Abbiamo una sacerdotessa al contrario, imperatrice al contrario e asso di bastoni al contrario. Qui ragazzi c'è qualche cosa che ha a che fare con il vostro lato percettivo. Nel senso che abbiamo due figure femminili a testa in giù. È come se non prendeste contatto col vostro, diciamo, polo femminile, uomini o donne che siate, tutti abbiamo un polo femminile, un polo maschile dentro di noi, una polarità. Di conseguenza ci sia questa giustizia perché c'è proprio bisogno di agire, di iniziare a fare qualche cosa di concreto per riportare le cose in equilibrio. Per qualcuno, ragazzi, questa imperatrice potrebbe far riferimento a una madre, e potrebbe anche essere un momento, quello di inizio luglio, dove è un po' come se non si sapesse bene da che parte andare, come agire, che azione fare, che intenzione mettere per portare in equilibrio quello che è la mente con il cuore. Andiamo a vedere il 4 di spade. Abbiamo un 5 di spade al contrario e un 6 di coppe. Qui ragazzi quello che c'è da guarire è l'idea della relazione. Nel senso che con questo 6 di coppe ho come la sensazione che ci sia un'idea un po' romantica di quello che è una relazione, piuttosto che di quello che è... Guardate, vi dico, la relazione in generale o la relazione con una persona nello specifico, se avete già qualcuno in mente. Perché comunque il 6 di coppe è una carta di forte nostalgia, è una carta che guarda al passato, ma è anche vero che avendo questo 5 di spade al contrario c'è parecchia confusione, è per quello che avete bisogno di guarire. C'è bisogno di allontanarsi per un periodo da tutte quelle che sono le bugie, le lotte, la confusione mentale. Per qualcuno questo 5 di spade fa riferimento anche alle manipolazioni mentali, ok? Andiamo a vedere il matto. Cinque di bastoni, diavolo, 7 di coppe e 2 di pentacoli. Anche il 2 di pentacoli è una carta karmica,
di cicli karmici. Allora, vi dirò ragazzi, 5 di bastoni e 5 di spade. Qui, come vi dicevo, con la carta del matto è un po' come se vi consigliassero di non essere troppo impulsivi o troppo ingenui, o troppo genuini anche, perché comunque c'è la carta del diavolo, c'è il 5 di spade al contrario, c'è un 7 di coppe e anche un 7 di spade. È come se ci fossero dei condizionamenti qui legati a dei possibili obiettivi che vi fanno rimanere un pochettino incastrati in questa ruota. È come se si facesse difficoltà a capire appunto cosa tagliare, come vi dicevo prima, come agire, come muoversi in relazione a quest'imperatrice. L'imperatrice, vi ho detto, potrebbe rappresentare una madre oppure potrebbe anche rappresentare la vostra persona di interesse, Però è come se le cose fossero nebulose in un certo senso. Andiamo a vedere l'otto di coppe. 5 di coppe, 2 di coppe. Dunque ragazzi, se per caso la carta dell'imperatrice rappresenta una madre, nella seconda parte della lettura, tra anche il 4 di spade, ma soprattutto con l'8 di coppe, è come se vi dicessero di prendere distanza. E può essere che o raggiungiate un compromesso con voi stessi o con vostra madre, oppure è come se effettuando questo allontanamento, questo viaggio per riprendere fiato, poteste incontrare una persona interessante, mi verrebbe da dire. Oppure potrebbe anche essere uno spostamento nei confronti di questa persona, cioè verso questa persona. In realtà l'otto di coppe è più una carta di ricerca interna, però siccome qui abbiamo anche un 5 di coppe, che è una carta che parla di qualche occasione di cui ci si è pentiti perché non si è saputo cogliere, non si ha saputo aver colto. Scusate, ogni tanto mi confondo ancora con lo spagnolo. Ehm, Comunque, qualcuno non ha colto un'occasione ed è come se ci fosse una sorta di nuovo incontro, di nuovo compromesso, di nuova possibilità. Tenete presente che il significato classico, diciamo così, del 2 di coppe è proprio il fidanzamento, l'incontro romantico. Andiamo a vedere il 9 di spade. Cavaliere di spade e mondo, di nuovo una carta di viaggio, anche se vi devo confessare che con questo 9 di spade c'è qualche cosa che vi preoccupa, ragazzi. Ho come la sensazione che sia appunto o un viaggio o un trasferimento o uno spostamento. C'è anche questo cavaliere di spade e potrebbe essere che la troppa determinazione, per esempio, di questa nuova conoscenza, piuttosto che la anche quasi arroganza, vi faccia, vi rimuova vecchie situazioni del passato. Vi ricordo che anche qui avete una carta che vi ricorda il passato e il 9 di spade parla di quei problemi, di quelle ansie, di quelle preoccupazioni ancora presenti, però in realtà fanno riferimento a situazioni vecchie. Andiamo a vedere il Fante di Pentacoli. Regina di bastoni, papa e 10 di spade. È un po' come se vi consigliassero di prendervi cura di voi stessi, delle vostre finanze, della vostra formazione, di come voi volete diventare, cioè prendervi cura della persona che volete diventare, perché poi è un po' come se alla fine
gli altri iniziassero a riconoscervi per come voi vi dimostrate. Il 10 di spade è una carta che parla di fine ciclo e di inizio di nuovi cicli. Tecnicamente è la carta della fine della sofferenza. Quindi per molte persone, vedete, 9 e 10 di spade. Qui c'è il 7, manca l'8, però si va in progressione. 7, 9 e 10 di spade. Quindi ragazzi è un periodo che va a cambiare. L'unica cosa che vi dice, che vi dicono qui con la carta del matto, è di non essere troppo ingenui, di imparare a filtrare, di non credere a tutto quello che vi dicono, insomma. Questa è la carta del ricercatore, dovete, sapete, quando si vuole, diciamo, capire qualcun altro, o meglio, quando si riesce a vedere qualche cosa negli altri, tipo le bugie che gli altri si raccontano o che raccontano a voi, è perché si è già fatto un lavoro su se stessi e ci si è già resi conto delle bugie che noi stessi raccontiamo a noi stessi. Cioè, solo nel momento in cui noi facciamo un lavoro su noi stessi ed elaboriamo un certo automatismo, un certo meccanismo, riusciamo in un futuro a riconoscerlo anche negli altri, perché noi lo abbiamo visto su di noi e modificato. Quindi è più facile vederlo anche negli altri. Ma prima appunto bisogna togliersi un po' le maschere e anche le preoccupazioni, ragazzi, perché ci sono certi temi che veramente vi preoccupano ancora, ma io sento che fanno parte di momenti passati. Guardate, sento un'altra cosa con questo gruppo di carte. Vi dico questo perché sto pensando specificatamente a un'amica che è dell'Aquario e mi è venuta questa cosa, io la dico per tutti. Vedendo il mondo, vedendo l'otto di coppe, ho come la sensazione che potreste appunto conoscere una persona e poi dover per un periodo allontanarvi subito da questa persona o per molti è più facile che questa persona si allontani. Però comunque qui è un po' come se vi dicessero di preparare il piano d'attacco, di prepararvi voi per quello che, cioè di strutturarvi voi, di studiare voi stessi senza dipendere dagli altri su come acquisire un vostro ruolo nella società, perché comunque il periodo di sofferenza sta giungendo alla fine. Avete anche la giustizia, qualche cosa si va equilibrando, ragazzi. Fatemi sapere poi nei commenti come vi risuona. Andiamo a vedere ancora un messaggio su cui riflettere e poi andiamo a vedere un oracolo. Wow, quante. Perché mi è difficile provare compassione? Interessante. E anche qui, prima di tutto verso noi stessi. Prima si lavora il sé, poi si lavora sul mondo esterno. È magia bianca, no? Si cambia dentro per riuscire a cambiare fuori. Perché mi è difficile avere fiducia in me stesso? Altra carta molto interessante, anche perché il matto parla di fiducia ed è quello che in questo caso manca. Perché mi è difficile dare? Mm. Però guardate, con questa carta qui la capisco anche perché chi non ha fiducia in se stesso, chi non ha fiducia nelle proprie capacità, fa fatica proprio a darsi perché è come se non sapesse cosa dare. Però in realtà è anche una questione di saper condividere. Perché mi è difficile esprimermi, tirare fuori la vostra voce? Andiamo a vedere ancora un oracolo. Wow, carta numero 38. Qui ragazzi, vi dicono che c'è qualcuno, vi ricordo che la giustizia in tanti mazzi è rappresentata come un angelo e parla di giustizia divina e anche la ruota della fortuna parla di destino e qui ragazzi vi dice che siete comunque accompagnati, che avete qualche guida, qualche angelo custode o qualche ehm, anima diciamo familiare che vi sta guidando in tutto questo percorso ed è una carta numero 38.
Allora, carta numero 39. Interessante perché abbiamo 38 e 39, sono uscite in successione e parla di godersi dei momenti di relax, di prendersi un momento per godersi il semplice far niente. Interessante. Amici dell'Aquario, questo è quello che avevo per voi. Spero che comunque la lettura vi sia stata utile per capire come navigare le energie del prossimo periodo. Potete farmelo sapere con un like, con una condivisione, con la vostra iscrizione, con un commento, perché a me piace sempre leggere i commenti. Se poi volete anche sostenere in modo attivo il canale, potete lasciare una donazione o abbonarvi. Per quello che riguarda gli abbonamenti ci sono due fasce di prezzo. La prima, che è quella più bassa, è solo per sostenere il canale. La seconda fascia di prezzo, che è quella più alta, vi dà accesso ai video di crescita spirituale e personale. Io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!